Siamo nel pieno dell'estate e magari mi stai guardando da sotto l'ombrellone o dalla montagna o semplicemente sei a casa e hai finalmente un po' di tempo da dedicare all'uncinetto. E allora oggi ho pensato di fare qualcosa di diverso dal solito. Niente tutorial, ci facciamo due chiacchiere e proviamo a scegliere insieme quale potrebbe essere il prossimo progetto da aggiungere alla tua estate. Ho scelto 5 accessori molto diversi tra loro. C'è qualcosa di velocissimo da fare anche in vacanza, qualcosa di un po' più strutturato, qualcosa da indossare e qualcosa che continuerai tranquillamente a utilizzare anche dopo l'estate. Insomma, vediamo se fra queste 5 idee riusciamo a trovare quella giusta per te. Se quello che stai cercando è un progetto super veloce da fare, che ti dia soddisfazione, che lo fai in qualche ora e lo puoi già indossare, questo scrunchie potrebbe fare al caso tuo, come quasi tutti i braccialetti o le collane ad uncinetto. Questa però è un'idea un po' diversa che è ancora molto di moda. In questo caso io ho usato tanti ritagli di filati resti che avevo a casa, ma volendo potrebbe essere una tinta unita o più semplicemente un filo che cambia colore. In questo caso ti basta un gomitolo, un uncinetto e un elastico, che potrebbe essere un elastico per capelli o anche un pezzo di elastico, come ti mostro nel tutorial. Se invece questo è un momento in cui sei a casa o al mare e hai più tempo da dedicare all'uncinetto e vuoi un progetto più strutturato, questa potrebbe essere l'idea giusta per te. Una bella borsa mare, veloce da fare per essere una borsa. Le dimensioni le decidi tu perché è adattabile a seconda del filato che usi, ma anche usando lo stesso filato che ho usato io. Nel tutorial vi spiego come adattare lo schema a misure diverse. Inoltre, se la lasci così senza fodera, sicuramente è consigliabile come borsa mare, ma se mettiamo una fodera all'interno potrebbe essere tranquillamente anche una borsa da città. Inoltre, con questo stesso filato l'anno scorso vi ho fatto anche il tutorial del portafoglio e quindi qui potreste creare anche un mini set borsa, portafoglio e questo l'avete visto proprio poche settimane fa, il porta smartphone, quindi con 3 gomitoli di questo filato potete fare tutto questo e ne ho avanzato ancora, quindi in questo caso è un'idea 3 in 1 perché abbiamo tutto un set: borsa, portafoglio e porta smartphone. Di tutti i progetti che vi mostro in questo video vi lascio il link al tutorial nella descrizione del video. Se invece stai cercando un progettino veloce da fare, originale, divertente, questa potrebbe essere l'idea giusta. Questo è un portamonete a forma piramidale, di questi che si aprono in questo modo, e questo è un progettino proprio veloce e divertente da fare per noi, ma anche secondo me come idea regalo. E qui potete sbizzarrire la fantasia facendo tutto tinta unita o in 2 colori, come in questo caso, cioè la base in tinta unita e la parte sopra in tanti colori diversi, e anche in questo caso ho usato rimanenze di filato mescolando i colori, ma potrebbe essere un colore sfumato, oppure farlo tutto colorato, tutto in tinta unita. Insomma, questo è proprio un progetto divertente che però poi ci dà un risultato utile. E anche in questo caso possiamo farlo di dimensioni diverse e nel tutorial vi spiego come fare, e quindi eventualmente potreste utilizzare lo stesso filato che ho utilizzato per la borsa anche per questo portamonete. Se invece stai cercando un accessorio da indossare, questa potrebbe essere un'idea: una bandana fatta di cerchi e semicerchi che uniamo insieme come delle mattonelle. Quindi se ti piace lavorare con le mattonelle, questa potrebbe essere una splendida idea. Inoltre nel tutorial vi spiego come, ingrandendo il lavoro, quindi continuando ad aggiungere pezzi, anziché
ottenere una bandana potremmo ottenere un copricostume di quelli triangolari da legare in vita. Oppure ancora, come con qualunque tipo di mattonella, possiamo creare tante forme diverse. Quindi, per esempio, oggi lo guardavo e mi è venuto in mente che facciamo finta di togliere questo cerchio e quindi qui avremmo una V vuota. Questo potrebbe essere uno scollo, da qui potrebbero partire delle spalline e potremmo fare un top così o più lungo se aggiungete più righe di mattonelle, di quelli per esempio in cui le spalline qui su le leghiamo dietro al collo e queste spalline laterali le leghiamo dietro la schiena. Quindi per esempio potrebbe diventare anche un top. Io questo l'ho fatto con le perline, però ovviamente le perline sono assolutamente facoltative. Questo, come tutti i progetti fatti di mattonelle, quindi in questo caso cerchi oppure quadrati oppure triangoli, ci danno la possibilità di creare tantissime forme diverse. In questo caso avete il tondo e il semicerchio e quindi potete sbizzarrire la fantasia e utilizzare questo schema in tantissimi progetti diversi. L'ultima idea che vi do è un accessorio moda, questa meravigliosa cintura fatta di quadrati ad uncinetto che possiamo mettere sopra una blusa, sopra un vestito e che renderà unico anche l'outfit più semplice. La cintura non ce l'ho qui perché l'ho data via, ma con lo stesso quadrato ho fatto anche questa fascia per capelli, quindi abbiamo anche un'altra idea bonus nel caso vi servisse, e anche di questa vi lascio il link nella descrizione del video, ma il quadrato e l'unione dei quadrati è la stessa. La cintura è un progetto relativamente veloce, semplice ovviamente, ma molto strutturato. Se andate a vedere il tutorial vedrete che se volete potete lasciarla così solo con la lavorazione ad uncinetto, ma ovviamente in quel caso cederà un po', oppure se seguite le accortezze che vi do nel tutorial diventa una cintura perfetta a tutti gli effetti che non cede. E adesso sono curiosa di sapere se tra questi progetti avete trovato il vostro prossimo progetto per l'estate, oppure magari avete già in mente tutt'altro e in questo caso fatemelo sapere scrivendolo nei commenti. Sono super curiosa di sapere cosa c'è nelle vostre borse di lavoro in questi giorni. E naturalmente se realizzate uno di questi progetti ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che adoro vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile per scoprire nuovi progetti che avevo fatto tempo fa o se conoscevate già tutti questi tutorial. A chi è ancora in vacanza auguro di godersi fino in fondo questi giorni d'estate, divertitevi, rilassatevi. Per chi invece è al lavoro, come me, buon lavoro e non preoccupatevi che tanto il caldo finisce in fretta purtroppo. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!